Capsule di caffè e Nintendo Labo. Come passare un bellissimo pomeriggio, genitori, figli costruendo, decorando, giocando e soprattutto divertendosi tantissimo, costruendo la casetta di Nintendo Labo. Tutto l'occorrente lo trovate qui sotto oppure sul blog. Na 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 na. Adesso appare anche Zelda. Wopla! Eccola qua. Tiro fuori i cartoni che riguardano la casetta, che sono quelli bianchi, e mi preparo a costruire. Ho preso il sacchetto. Io preferisco mettere il cartone appoggiato sul tavolo, bene piatto, e poi spingere giù il pezzo e tirare sul cartone. Questa è la mia tecnica, è quella nella quale mi sono trovata meglio. Mi raccomando, le istruzioni sono veramente semplici, bisogna seguirle ovviamente passo passo, ma super importante piegare bene il cartone lungo le linee. Poi direi non c'è altro. E poi dopodiché sbizzarrirsi con la decorazione. Devo tirar fuori i pezzi segnati in arancione del foglio A e del foglio B. La cosa molto importante è che loro ogni volta dicono da che parte il lato decorato va, cioè se va sul tavolo, di solito è così, oppure pochissime volte invece verso di voi. In questo caso è girato con la parte disegnata sul tavolo, quindi lo giro, poi devo piegare tutte le righe. Fatto, e questo è il cammino della casa. Vado avanti così, piegando e incastrando i pezzi fino ad arrivare al completamento della casetta. E questa è la casetta completamente montata. E adesso la faccio diventare la mia casetta. Mi raccomando, poi mandatemi la foto della vostra casetta, perché voglio vederle tutte. Inizio col dipingere tutta la casa di bianco, tolgo il tetto, perché poi sul tetto farò un'altra cosa, e uso della lavabile bianca. Questa lavabile non è diluita, assolutamente, perché il cartone a contatto con l'acqua ha una reazione, si imbarca, si storce leggermente, quindi tutte le pitture che usate vi consiglio di non diluirle. Passo una mano di bianco su tutta la casetta, tranne il camino che dipingerò di rosso. Mi raccomando, quando dipingete evitate di interferire con il funzionamento del gioco, quindi in questo caso con i pezzettini di spugna, con le parti che riflettono, come tutti gli stickers che sono su queste manopole, quelli non li tocchiamo. Una volta finita tutta la casetta, lasciate asciugare e date una seconda mano. Naturalmente, se è perfetta, la seconda mano non serve. La casetta adesso è tutta bianca e quindi mi occupo del tetto. Dipingo di rosso sia questo pezzo qui, che è proprio il tetto vero e proprio, che il camino. E lo faccio con dell'acrilico rosso. Sempre non diluito. Lascio asciugare. In realtà il camino, se volete, potete dare una seconda mano, però il tetto non serve perché adesso lo copriremo. Per decorare il tetto ho deciso di usare le capsule del caffè. Le taglio a metà prima di svuotarle, perché le prime che ho tagliato svuotate in realtà la plastica si è leggermente incrinata, quindi alla fine il caffè mi fa un po' di resistenza e ho deciso che era meglio così. Prendo il taglierino e taglio. Poi la svuoto, tolgo la griglia che c'è sotto. Se non vengono perfettamente pulite le potete lavare, oppure potete passarci uno straccio dentro, tanto il caffè, poi è profumato, buonissimo. E qui adesso io vi posso spiegare come ho fatto io. In realtà voi dipenderà dalle capsule del caffè che utilizzate, dalla dimensione. Se io la lascio completamente integra, quindi con queste due alette laterali, non ne entrano 4 e invece io ho bisogno che me ne entrino 4 proprio. Quindi cosa ho fatto? Ho lasciato intere queste due qui, mentre invece a queste qui che non entrerebbero, quelle interne, ho tagliato via i laterali.
con le forbici. Questa parte, naturalmente quella del taglierino no, potete farla fare ai bambini usando le forbici, quelle piccoline, con la punta arrotondata. Dopodiché, con la colla a caldo, le attaccate. Quelle che sono sane, tutte intere, le attacco in esterno. Questo i bambini non lo possono fare, io sono contraria all'uso della colla a caldo per i bambini, ma proprio contraria. Quindi potete usare un altro tipo di colla. Mettete un pochino sporgente, dopo di questa 2 tagliate e l'ultima all'angolo. Di nuovo non dovete interferire con la struttura del gioco, quindi dove c'è una letta dovete lasciarlo libero, ci dovrete andare intorno. Io ho smontato questo pezzettino, però questa letta qui serve per rincastrare il tetto sulla casetta, quindi questa la dovete lasciare libera. Quindi qua metterò altre 2 capsule e poi lascerò questo libero e ripartirò con una fila da 4 e così via, riempite tutto il tettuccio. E questo è il tettuccio finito con tutte le sue capsule. Adesso passo alla decorazione della casa vera e propria. Cosa ho fatto? In realtà ci ho pensato tanto a questa casetta, è stata forse la più difficile per qualche strano motivo, perché all'inizio ho pensato che ci vuole decorare una casetta, poi invece non la volevo banale, la volevo particolare. Gli altri Toy-Con che ho fatto, che potete andare a vedere negli altri tutorial, a me piacciono tantissimo, quindi volevo che anche lei fosse wow, come tutti gli altri. E alla fine mi sono ispirata a un'ambientazione messicana e ho deciso di decorarla con dei cactus. Lanciarsi direttamente sulla decorazione della casa difficile, quindi ho preso un foglio di carta, ho disegnato tutte le parti che volevo decorare e in questo modo qua le ho ricalcate su della carta da lucido, poi le ho ripassate con il pennarello perché non si vedevano bene e adesso non mi rimane che ripassarle con una matita in modo che poi, una volta messa sulla casetta, diventa come della carta copiativa e io posso trasferire il disegno direttamente sulla parete della casa. Perché ho fatto questo? Perché, come vi ho detto, non è una buona idea disegnare subito perché non si può cancellare, si sporca con molta facilità perché comunque la tinta lavabile è porosa e anche se l'avessi fatta ad acrilico comunque poi le cancellature si vedono, insomma non veniva un lavoro pulito. Quindi mi è sembrata la soluzione migliore. Così potete sbagliare tantissime volte sulla carta finché non siete proprio contenti del risultato e a quel punto ricalcate sulla carta copiativa e poi la ripassate sulla casetta. Adesso io mi sono disegnata tutto, anche le spine dei cactus, ma non serve, quelle le fate a mano libera, che sono proprio facili, sono come dei puntini. Fisso la carta da lucido sulla casetta utilizzando del nastro carta, in questo caso del nastro carta particolarmente poco adesivo, e questo perché io ce l'avevo. Se non lo avete, lo sapete qual è il trucco, lo mettete su della stoffa, poi lo togliete e il nastro carta attacca meno. Questa cosa di mettere il nastro adesivo su della stoffa prima di attaccarlo si usa, vabbè, sul cartone perché è come se fosse carta, ma anche sui muri, perché quello che succede spessissimo è che attaccando il nastro carta, una volta finita tutta la pittura, quando si toglie porta via il fondo della parte che non avete dipinto e quindi rimane tutta una specie di sgranatura e rimane anche un leggero spessore diverso e quindi è sempre una tragedia, poi andrebbe stuccato, insomma è veramente noioso, quindi trucco, stoffa, nastro, diventa meno adesivo. Adesso con la stessa matita con la quale ho fatto il retro ripasso tutto il disegno. Sempre nei limiti di una casetta di cartone, però sto spingendo abbastanza. Regge benissimo. Sono solidi questi giochi. Una volta ripassato tutto il disegno, non per forza tutti i dettagli, nel senso che poi questi si possono fare a mano libera, tolgo la carta da lucido, ho il mio disegno e lo ripasso con il pennarello. Ora vorrei spendere una parola su questo pennarello che in realtà, allora,
diciamo perfetto, il pennarello indelebile. Come al solito io non ho potuto resistere perché ho comprato questo pensando fosse un pennarello, poi l'ho aperto, ho visto che dentro era un pennello e quindi ho usato questo, però insomma, pennarello nero indelebile perfetto. E ripassate tutto il disegno. L'ho comprato a Tokyo. In realtà l'ho comprato non sapendo assolutamente cosa fosse, perché l'ho visto chiuso così, e però questo qua non era pieno di inchiostro. Ho pensato un pennarellone lungo, poi l'ho lasciato lì per tantissimo tempo, poi ho deciso di usarlo per la casetta, ho aperto, wow! E la cosa più fantastica di tutte è che si riesce a cambiare il tratto, quindi riesco a fare una cosa iper sottile, una cosa grossa che ridiventa sottile, cioè una cosa... Una volta finito tutto il disegno, ho deciso di dipingere i fiorellini di rosso. Ma proprio così, proprio sporcati, non una cosa precisa. Come delle piccole pennellate. Faccio su tutti i lati e lascio asciugare. Una volta decorata tutta la casa, la proteggo perché la tinta lavabile è porosa e quindi qualsiasi mano un po' sporca o qualsiasi cosa rimane la macchia e quindi va protetta in modo che non attacchi la sporcizia. Naturalmente ho dipinto di bianco anche solo il sopra di questi pezzi qui e proteggo tutto con lo spray. Affinché le bombolette di spray rimangano sempre funzionanti, andatevi a vedere il tutorial che vi spiego come fare. Lascio asciugare. Dopodiché rimonto il tetto sulla casetta e finalmente sono pronta a giocare. E questa è la mia casetta, guardate com'è carina. Qua ci ho messo l'uccellino che si è appoggiato sulla finestra perché dietro c'è la gabbia che è vuota. Ho messo cactus da tutte le parti, mi piace molto e aspetto la vostra, mi raccomando. Adesso non mi resta che collegare la switch alla casetta. Questa è la mia casetta, ecco come fare. Se ti è piaciuto questo video tutorial puoi continuare a seguirmi sul blog Come fare con Barbara, puoi iscriverti al mio canale YouTube oppure puoi guardare il prossimo video che ho scelto per te. Ecco come fare.